Quando ero piccolo sognavo di intrufolarmi tra le tombe dei faraoni d'Egitto, guardando le piramidi da una nave che lenta risaliva il Nilo. Sognavo di esplorare antiche rovine di templi e pagode circondate da una giungla fittissima. Quando io ero piccola, speravo che sarei potuta salire almeno una volta sopra la muraglia cinese, che avrei potuto fare il bagno con i coralli in un mare cristallino. Ma siamo seri, chi ha i soldi per fare una cosa del genere? Io no. Non sono io il solo a essere cresciuto a suon di metti la testa a posto, scendi dalle nuvole e accontentati un po'. Siamo nati alla fine degli anni 90 e la nostra generazione è a metà tra il mondo dei nostri genitori e quello nuovo e tecnologico, dove internet ti dà l'accesso a un mare di conoscenze e ti puoi mettere in contatto con qualsiasi persona nel mondo così, in un istante. Mami, come stai? Internet ha cambiato le basi della società moderna ed è impensabile credere di dover essere obbligati a condurre la stessa vita delle generazioni precedenti, senza sfruttare in modo positivo le possibilità che ci vengono offerte. Viaggiare è diventato sempre più facile. Se prima era limitato ai giornalisti o persone di successo, negli ultimi anni il turismo è cresciuto sempre più, diventando alla portata di tutti. Ma dove sono tutti i bambini che volevano viaggiare e vedere il mondo? Noi, i nostri, abbiamo deciso di lasciarli parlare. E così è inizio. Abbiamo deciso di seguire tutti i consigli che ci venivano dati. La testa la mettiamo a posto ogni sera in un luogo diverso e dalle nuvole scendiamo ogni volta che l'aereo atterra in un nuovo paese. E in effetti abbiamo imparato a accontentarci. Questo pianeta ci basta nella sua interezza. Ma quindi cos'è? Avete vinto la lotteria? No, e il punto è proprio questo. Il problema che fin dall'inizio ci blocca sono i soldi, il se me lo potessi permettere anche io. Ma di quanti soldi si parla? Vivere in viaggio significa scegliere bene gli elementi importanti nella tua vita, perché il posto nello zaino è limitato e saranno le tue spalle a doverlo reggere. Noi viaggiatori siamo un po' delle lumache, che viaggiano lente con tutta la casa sul groppone, dormendo ogni notte in un posto nuovo senza problemi di tempo e senza dover tornare indietro entro una certa data. I soldi sono un mezzo che ti aiuta a fare le nuove esperienze e devi lavorare per vivere, non vivere per lavorare, senza mai mettere i soldi, il lavoro o la carriera prima della tua felicità. Il lavoro che facciamo è breve e intenso, ma siamo sempre emozionati prima di iniziare. Siamo sempre pronti a prendere il meglio da ogni esperienza e certi che questa ci farà crescere come persone. Negli ultimi anni abbiamo deciso di invertire un formato che non ci è mai piaciuto, che dal principio abbiamo scelto di non seguire. Stiamo vivendo una vita dove non prendiamo le ferie dal lavoro per viaggiare, ma prendiamo le ferie dal viaggiare per lavorare. I sogni di quel bambino esploratore si stanno realizzando, senza essere un personaggio famoso, senza vincere la lotteria e senza essere dei supereroi. Abbiamo creduto in noi fino in fondo, abbiamo coltivato le nostre passioni e soprattutto abbiamo cercato di riempire di emozione ogni giorno di questa preziosa vita. Perché il tempo vola e vogliamo sentirci vivi e soddisfatti, orgogliosi di non sprecare neanche un secondo. No, guarda, ok.